orgogliosa e contenta di quello che faccio. Senti che bel crunch. Questa è la mia vegana. Guarda. Ecco, questa è la zucca. Io vivo per questo. Presidio slow food. Mamma. Questi sono i panetti pronti per stasera. Sì. E le persone quando vengono dicono che lo sentono l'amore che ho per quello che faccio sui piatti. Non è presunzione, è perché io vivo di soddisfazione. Per me la soddisfazione più grande è questa. Beh sì, l'impasto mio è un impasto particolare, uso il lievito madre e lo accudisco come se fosse mio figlio. Tutti i giorni, lo rinfresco soltanto io, è come accudire i figli li accudisco tutti io. Allora il mio lievito ve lo presento. Questo è il mio quarto figlio, Senti che profumo. Questo nasce da una mela. Mi faccio il mio impasto tutti i giorni, uso queste farine di grani antichi, basso contenuto di glutine. Ecco, questa che vedi qua è farina di riso, perché io stendo con la farina di riso. Cerco di trovare prodotti biologici, chilometro zero. Quindi riesci a prendere tutti i prodotti proprio come si deve? Ci in un provo, certo sì, modo. ci provo. Persone etiche come posso Vedi essere come io, quindi io vedo come lavorano, lavorano, certo. quello che fanno. Questi panetti sono... Da 275 grammi. Ah, ok. È un lavoro diverso, diciamo. Io sono orgogliosa e contenta di quello che faccio e non cambierei mai. Tu sempre il lievito madre? Sempre, non ho mai in 8 anni usato altro lievito. Sempre solo questo. Ma perché io non è che lo uso per fanaticheria, lo uso per amore, solo per quello. Aspetto un pochino per metterlo dentro, quindi una mezz'oretta e poi lo metto in frigo e poi lo tiro fuori domani e è pronto per domani sera, quindi faccio minimo 24, massimo 48, non mi spingo oltre. E questi invece sono panetti pronti, Oh. anche sono carini. Quindi questi sono i panetti pronti per stasera. Sì, eccoli qua. Belli. Sì, venuto Bellissimi. bene oggi. Belli cicciotti. Sì, questo è 24, l'ho fatti ieri. Ecco. E questi sono a 48. Ah, e questi sono 41. Sì, guarda che guarda quanto è bello. Guarda. Io vivo per questo, per gli alveoli. Sono la mia vita. Guarda. Pensa, ragazzo De Glovo, qualche sera fa, ho fatto una marinara per Glovo. Ha detto, è tornato alla fine del servizio, è venuto e mi ha detto, signor, che mi puoi fare una marinara? Hai capito? Perché il profumo mi ha sturbato dentro la Troppo macchina. forte, troppo forte. Vabbè, qualche cosa, l'aglio del rosso di Sulmona, l'origano pugliese. È molto delicato perché praticamente se io la forzo troppo rompo l'alveolo, quindi cerco proprio di farla molto delicatamente. Diciamo che per ottenere una pizza perfetta, secondo i miei canoni, devi badare a tante cose. Pomodoro biologico di Corbara, olio extravergine di oliva, nduja di Spiringa, metto il timer, 3 minuti. Allora, questo è un tiballo gricia, questo è uno sfizio vegano, veramente sono delle polpettine fatte con i ceci, la patata dolce, la curcuma. Beh, anche è giusto fare anche questo, quindi noi abbiamo anche tante proposte vegane. Praticamente c'è una fetta di prosciutto crudo su ogni spicchio di pizza, quindi ogni pizza da una fetta sono 8 fette di prosciutto crudo. Comunque di altissima qualità, bastiano affumicato, a legno di faggio, azienda San Rocco, Cibaria. Si vede, No, ma... Guarda quanto è bella, questa esce così. Ah, ecco. Che poi viene spicchiata. Dobbiamo fare attenzione che non rompiamo l'alveolo, quindi
quando tagliamo una particolare attenzione, anche se so che poi le persone non è che badano proprio a tutte queste cose, però io ci tengo. Stracciatella. Prima viene spicchiata qua, poi messa qua sopra perché sennò le briciole restano nel piatto, quindi badiamo a tante cose. E è tutta sviluppata in altezza, quindi tutti gli ingredienti vengono messi sopra in altezza. Pedali di zafferano, diamo un po' di colore e un po' di femminilità. Fantastico, bellissimo. Sotto c'è l'oliva da giasca, qua sopra mettiamo un po' di polvere di oliva, però esteticamente spezza un po' e poi dà quel sapore di oliva che piace. Questo un po' di chili, peperoncino, olio al peperoncino e anche questo. Questa entra in forno con la zucca, con la vellutata di zucca che faccio sempre io. Uso le zucche Hokkaido che sono buonissime, non si spreca niente, si usa anche la boccia, perché poi c'è pochissima acqua, quindi è top. In forno. Ok, perché queste sono veramente belle. Quindi questa sul blu è bello perché comunque è arancione sul blu. La poggiamo. Questa è una crema di zucca, quindi è la zucca in due consistenze. Prendo porcino. Questo un po' di pane grattugiato per fare sempre quell'effetto un po' crunch e comunque per dare delle consistenze coccanti e morbide allo stesso tempo. Vado un po' a decorare con un po' di vellutata di zucca. Marino. Sempre qualche fiore edule perché non deve mancare, che è il mio tocco. Ecco, questa è la zucca. Bellissimo. Grazie. Ci mettiamo due belle foglioline del basilico in cottura, un po' di olio extravergine. E mi dicevi che l'idratazione è molto alta. L'idratazione all'80%, sì. Mi spingo. Sì, perché ci tengo a dire che noi tagliamo tutto al momento, mentre la pizza è in forno noi tagliamo gli affettati perché sennò si scaldano. Quindi io voglio tutto che sia fatto a regola d'arte. Sono emozionata, questo è quello che io voglio. Questa è mezza mattina, praticamente oliva da giasca, stracciatella e capocollo di Martina Franca e burrata e crudo che stracciatella, anzi che abbiamo visto prima. 18 stai a fa?
Questa è la mezza pizza. Anche se sei solo puoi fare una degustazione di due Certo, pizze. perché appunto sono Sono due gusti. Fantastico. Bellissimo. Grazie. Vai, vai. Consiglio di venire e fare la degustazione perché è bellissimo. E abbiamo introdotto le mezze pizze proprio per far fare la degustazione alle persone che vengono in due. Quindi in due fanno una degustazione di 4 pizze, Bella 4 idea. gusti. E si stanno diciamo divertendo le persone. Io ho 3 figli, i gatti e gli vedo e so pure nonna. No, Sì, veramente. c'ho una nipotina di 9 anni. Ah sì, tu hai... Io ho fatto a 16 anni ma questa è sempre una mortadella naturale, a bassa salinità e ad alta digeribilità. Sempre cibaia. Allora, questa è una crema di ceci di Navelli, Presidio Slow Food, messa sotto, adagiata al rosmarino. Io cuocio i ceci con rosmarino, poi ci adagio sopra la mortadella. Nasce, quindi c'è il rosmarino, quindi lo facciamo al rosmarino. Una polvere di pistacchio. Questa è la vento d'autunno. Allora adesso faccio una marinara rivisitata, poi ti dico perché quando esce. Pronta. Questa è elisir. C'è il pomodorino giallo, filetti di pomodorino rosso di Corbara, basilico, origano, olio buono, sempre, e infine aglio nero fermentato. L'aglio nero fermentato è un elisir di lunga vita, fa benissimo e io mi sono inventata una pizza. Questa è divina. Cartone. Questa è la vellutata di barbabietola, quindi i vegetali per me sono veramente importanti e le mie pizze per la maggior parte sono fatte con le vellutate perché amo le vellutate. Sono cresciuta con una famiglia dei contadini, mia madre c'aveva la frutteria. Senti come crocca? Eccola, quindi alta, bella e croccante. Croccante. Con tutto che comunque la ammorbidisce un pochino la vellutata, però il bordo è sempre croccante. Senti che bel crunch. Qui ci metto anche un po' di crema di ceci, così ci mettiamo la proteina. Allora, sul menù c'è scritto cavolo nero, però io prendo alla fine sempre della stessa famiglia, ma quello che passa l'orto. Quindi oggi l'orto passava il broccoletto e io ci ho messo il broccoletto. Una chips di zucca disidratata, vellutata di zucca, vellutata di barbabietola e sempre un po' di croccantezza del pane grattugiato che ci sta sempre bene. Questa è la mia vegana. Veramente uniche. Sabato diciamo che ci proviamo ma non ci riusciamo, perché Ecco, quindi questa è metà e metà. sì, questa è metà e metà. Questa è una ricotta di mucca, prendiamo da un'azienda a Caffiano a chilometro zero. Questo è un guacamole fatto da me con il frutto della passione, avocado, lime e peperosa. Questo ghiandolo rosso di Mazzara del Vallo. Mettiamo zest di lime.
che è dolcissimo il gambero rosso. Ravanello come decorazione. Io uso sempre le mani, anche se a volte dovrei usare le pinze, ma a me piace proprio sentire la materia prima. Frutto della passione, messo sempre un po' adagiato, sale rosa. Questa è una tisana di mojito. Pepe bianco di Sarawak. Insalatina. Cerchiamo di avere tutte le consistenze, quindi il croccante della pizza, il morbido della ricotta, il croccante dell'insalatina. Adagiamo la spigola carpacciata in precedenza. Poi questo è un gel di mojito, questa è una pulì di lampone, un po' di olio, gel, spigola al mojito. Io sto facendo la gricia adesso, a base di fior di latte, poi mettiamo del pecorino romano a bassa salinità, buonissimo, una qualità eccellente, un po' di pepe e facciamo questa gricia. Adesso mi dirigo di là, questa è sempre la linea Cibaria, San Rocco, un guanciale aromatizzato buonissimo con l'alloro, le bacche di ginepro. Mi piace proprio sentirla la materia prima, anche se scotta, però mi piace proprio toccare per sentire che comunque è croccante, che è bella calda. Poi adagiamo il guanciale che comunque poi con il caldo si va a squagliare bene il grasso. Escono tutti quei profumi inebrianti. Ok, questa è la gricia. Invito anche le persone a venire dentro la settimana perché noi coccoliamo sempre i nostri clienti, però durante la settimana lo facciamo un pochino di più perché abbiamo più tempo anche per spiegare e raccontare tutto quello che facciamo, perché la nostra è una realtà che va raccontata. Questa è la Sauris. Sauris perché il guanciale viene da Sauris. Ok, la stracciata. Ok. Questo è tartufo tritato e messo sott'olio. Almeno un prodotto sempre fresco. Quindi è tartufo puro al 100%, non so salse, ok, proprio tartufo. Questo è guanciale croccante, fatto sulla piastra al momento che è entrata la pizza in forno. Pomodorio caramellato perché praticamente la prima volta che ho assaggiato questo guanciale in cottura è molto sapido, anche se è buonissimo ma è sapido, quindi ho pensato ma forse bisognerà mettere qualcosa che contrasta la sapidità, quindi ho pensato di mettere questo pomodorino caramellato che faccio sempre io con tanto amore. Abbiniamo i petali blu, un filo di olio sul bordo che dà lucentezza. Eccola qua, la nostra Sauris è pronta. Bellissima, incredibile. Sono cresciuta con una famiglia dei contadini, mia madre aveva la frutteria. Quindi pure il pane l'ha fatto te, Amalia? Sì, faccio io il pane perché poi lo facciamo anche per
il pane ci facciamo i nostri supplì. Quindi questo è il mio pane, sempre con lievito madre, poi lo tagliamo, lo mettiamo ad essiccare e poi lo grattugiamo e ci facciamo il pane grattugiato per i nostri supplì. Sono due classici. Ragù. Le mie patatine sfogliate a mano e fritte al momento.